Salve a tutti ragazzi, buon anno e bentornati sul canale. Iniziamo subito con le scuse perché se vedete la sedia sullo sfondo è perché Cibi a quanto pare anche oggi ha deciso di farci il pisolino sopra. E siccome lei è la regina di casa e quella che comanda molto più di me, non sarò sicuramente io ad impedirglielo. Quindi abbiate pazienza se c'ho sto ciaffo dietro. Abbiamo concluso il 2025 con una bella storia che mi avevate chiesto in molti e quest'anno invece ripartiamo con il botto perché parliamo di tutt'altro e andiamo a vedere un mini PC in grado di far girare qualsiasi cosa e di farci fare gaming addirittura in 4K. Soglia a cui non siamo mai arrivati finora, ci eravamo spinti al massimo in 1080p con delle ottime prestazioni per questi dispositivi con grafica integrata, ma questa volta abbiamo calato l'asso perché questo mattone, nome d'arte GM-Tech Evo X2, è un dannatissimo mostro. All'interno abbiamo sì la serie Ryzen AI che abbiamo già visto, ma questa volta c'è il Max più 395 che è un mostro di processore perché arriva addirittura fino a 120-140 watt di TDP. Iniziano a bazzicarci le schede video a questi livelli e nonostante la grafica integrata dovrebbe avere delle prestazioni addirittura superiori a quelle della PlayStation 5. E non vi spoilerò nulla, ma dopo tutte le prove che ho fatto... no, soffrite con me, lo vedrete nel video se è vero oppure no. Comunque oggi ci andiamo a spulciare per bene questa bestiolina che, ve lo dico subito ragazzi, non è assolutamente economica. Oggi abbiamo tra le mani un mini PC, perché la categoria è quella anche se in realtà è quasi un mini ATX, di fascia altissima. Questa è la Rolls Royce di questo tipo di dispositivi. Quindi bando alle ciance e iniziamo la nostra recensione. Come al solito ragazzi, il canale principale è ancora oscurato, quindi se non volete perdervi i vecchi video iscrivetevi anche al secondo canale dove ho riportato tutte le playlist. Iniziamo da un veloce unboxing. Anche oggi non lo posso lanciare perché come vedete è grosso come tutta l'inquadratura, sto cazzo de scatolone. Iniziamo dal manualino di istruzioni. Per fortuna multilingua, non c'è l'italiano ma ci dà giusto due informazioni di base che alla fine neanche vi serve troppo leggerlo. Troviamo poi subito il nostro bestione che vediamo tra poco. Mentre dentro queste due scatole troviamo per prima cosa l'alimentatore, che visto tutto il TDP che sviluppa il mini PC questa volta è addirittura da 230 watt. I più capienti che avevamo visto finora per i mini PC erano intorno ai 110-120 watt. Questo è più del doppio. E ovviamente il cavo per l'alimentazione con la presa asciugo e il cavo HDMI 2.1. Dotazione terminata, diamo un'occhiata alla bestiolina. Partiamo con il parlare delle dimensioni, perché non so se riuscite a regolarvi con la dimensione delle mie mani, ma l'aggettivo mini non è proprio indicatissimo. E difatti un qualsiasi altro mini PC impallidisce al confronto. Qui arriviamo quasi intorno alla stessa categoria di un mini ATX. Ma c'è un motivo se l'hanno fatto così gigantesco. Per prima cosa lui non ha una singola ventola, ma ne ha ben tre. La più grande in push, quindi che prende aria da fuori e la spara dentro da tutta questa zona rialzata, mentre altre due nascoste sotto questa griglia sono invece in pull, quindi prendono l'aria calda da dentro e la sputano fuori per consentire un ricircolo dell'aria continuo e che passi attraverso tutti i componenti. Già che siamo qui diamo un'occhiata alle porte. Nella parte frontale abbiamo un jack da 3.5 mm, due porte USB 3.2 fino a 10 gigabit per secondo, una porta USB 4 tipo C, il lettore delle SD, quindi ci vanno anche quelle della macchinetta fotografica, mentre questo è il pulsante per il cambio di modalità. Proprio come abbiamo visto nelle console, anche lui ha diversi profili che ne limitano o ne aumentano la potenza. E poi ovviamente c'è il tasto di accensione, spegnimento e standby. Non troviamo nulla ai lati, mentre sul retro sono presenti la porta di alimentazione, un altro jack per le cuffie, l'uscita RJ45 per collegarlo alla rete via cavo, un'altra porta USB 3.2, un'altra USB 4 tipo C
C un'uscita DisplayPort 1.4, un HDMI 2.1 e 2 vecchie porte USB 2.0, oltre a questo mega dissipatore passivo per lo sfiato delle ventole. Oltre a questo, qua su in alto c'è anche il pulsante per cambiare il comportamento delle ventole e le potete anche modificare via software per decidere a che velocità mandarle. Mentre sulla ventola principale è presente anche il LED RGB, quindi tutta questa parte laterale finirà per illuminarsi come volete voi. Altra nota importante è che questo Evo X2 non è tutto in plastica, perché la plastica è soltanto questa parte nera, mentre tutta quest'altra zona è metallo e quindi, come sappiamo, aiuta il raffreddamento. Allora, è sicuramente più ingombrante di un normale mini PC, però alla fine dite tanto lo tengo sulla scrivania, non è che mi occupi poi così tanto, e anche se lo volete trasformare in una home console utilizzando Bazzite, come abbiamo già visto tante volte, alla fine lo potete anche collegare al televisore e tenerlo in salotto, non è poi così ingombrante e comunque resta più piccolo di una normale Xbox o PlayStation 5. È ben costruito, è bello solido, il fatto che sia così grande gli permette di avere un'ottima aerazione, perché infatti, come vedremo, le temperature saranno davvero contenute anche dopo ore e ore di gaming. Quello che non mi piace troppo della dissipazione del calore purtroppo è il rumore. Nell'utilizzo da ufficio, ragazzi, le ventole non si sentono nemmeno, il PC ha un TDP bassissimo e di conseguenza anche la temperatura, ma quando giocate iniziano a farsi sentire parecchio. Ne ho sicuramente sentite di più rumorose, però non è il classico mini PC come l'M6 che io ci gioco anche ore e ore, ok, soltanto in Full HD, ma lì non senti volare una mosca. Lui ti dà tutta la potenza che vuoi, però di contro c'è questo rumore un po' più accentuato per quanto riguarda le ventole. Se no, a parte questo, ok, le dimensioni sono abbastanza generose, però hanno ben distribuito anche un buon numero di porte che ci permette comunque di utilizzarlo in maniera molto simile ad un PC desktop. Mentre dandogli un'occhiata un po' più tecnica, come CPU, come già detto, troviamo un Ryzen AI Max Plus 395 da 5.1 GHz, 16 core, 32 thread, che appunto arriva fino a 120 Watt di TDP, abbinato ad una GPU integrata Radeon 8060S da 2900 MHz. Tanto per farvi capire la potenza di questa GPU nonostante sia integrata, lei arriva a sviluppare quasi 15 teraflops di potenza. E voi direte, ok, che vuol dire? Vuol dire che la PlayStation 5 ne sviluppa soltanto 10.28, mentre la PlayStation 5 Pro arriva a 18.05. Questo significa che questo mini PC ha una grafica che è una via di mezzo tra la PlayStation 5 e la PlayStation 5 Pro. Questo sulla carta, soltanto per quanto riguarda i numeri, però non è assolutamente una cosa da sottovalutare. E la RAM non è da meno, perché abbiamo tagli da 64, 96 e 128 GB DDR5X a 8000 MHz, una delle più veloci presenti sul mercato. E visto anche il momento storico, visti i prezzi della RAM ad oggi, io so già quello che vi state chiedendo. Ma sono sostituibili? Della serie me lo compro e mi rivendo la RAM? Purtroppo no, ragazzi, perché sono saldate. Una volta che scegliete una configurazione, quella è e quella rimane, purtroppo. Mentre la memoria interna invece è espandibile da 2 a 4 TB NVMe 2280 PCI Express 4. Le uscite video le abbiamo già viste, tra la DisplayPort 1.4 e l'HDMI 2.1 arriviamo fino a 8K di risoluzione a 60 Hz oppure 4K a 240. Il sistema operativo è un Windows 11 Pro e come connettività abbiamo Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4. Tanto per darvi un'idea, queste sono le specifiche dell'Evo X2 messo a paragone del Boss Game M6 che abbiamo visto qualche settimana fa e che ci ha permesso di giocare praticamente a tutti i titoli del catalogo Steam in Full HD ma con ottime prestazioni. Io ancora oggi lo sto utilizzando per giocare, riesco tranquillamente a farci ore e ore, la temperatura è sempre mantenuta, non mi ha mai dato bug, glitch, non si è mai bloccato né niente. Paragonando questi due dispositivi possiamo vedere che buona parte delle specifiche sono simili. Le prime differenze, le più grandi, sono sicuramente sui tagli della RAM, dove il massimo dell'M6 sono 32 GB, mentre l'Evo X2 parte addirittura da 64, e anche la velocità cambia da 5600 a 8000 MHz. Quello che forse può un po' ingannare è che anche nell'M6 troviamo un Ryzen AI da 5.1 GHz e una grafica integrata da 2900 MHz, ma la differenza, ragazzi, è tipo giorno e notte.
Tenete conto che l'HX 370 può sviluppare circa 40 watt di TDP, qui 120, quindi significa che il 395 può andare circa 3 volte più veloce. Mentre per quanto riguarda la scheda video, per darvi due numeri, la 8060S sviluppa una potenza di 14.85 teraflops, mentre la 890M, che è un'ottima GPU integrata presente nell'M6, arriva appena a 5.9. La grafica integrata di questo Evo X2 è 2 volte e mezzo più potente rispetto a quella dell'M6. Ve la sto facendo un po' salire soltanto per farvi capire come sarà il capitolo delle performance oggi. Ma oltre a questo comparto tecnico c'è poi anche tutto il discorso che riguarda l'intelligenza artificiale con l'FSR. Facciamo una piccola premessa proprio a riguardo di questo FSR. Per chi non lo conoscesse, che cos'è? È una tecnologia che permette di far girare il gioco ad una risoluzione bassa, metti 720p, ne sparo una, e che quindi girerà sicuramente più veloce perché l'hardware fa meno fatica a riprodurre il gioco, ma che prima di essere proiettata a video viene data in pasto all'intelligenza artificiale che fa l'upscaling, cioè ti aumenta la risoluzione dinamicamente, te la porta in Full HD addirittura in 4K o oltre. E questo tipo di tecnologia ha vari nomi. Noi in questo caso abbiamo tutto il software AMD, quindi utilizziamo l'FSR. FSR che prima di tutto dovete abilitare sulla scheda video o sulla scheda grafica integrata. In mini PC come questo basta installare il software Adrenalin dell'AMD e abilitare l'FSR nelle varie impostazioni. Oltre a questo però dovete essere fortunati, nel senso questo upscaling deve essere supportato anche poi dai vari giochi che andate a lanciare. Di solito la trovate come voce all'interno dei menu delle impostazioni e nei giochi che la supportano maggiormente riuscite anche direttamente da lì dentro a dirgli fino a che livello ti vuoi spingere, se il massimo delle performance, della qualità grafica oppure una via di mezzo. Oggi vi faccio vedere sia come si comporta questo mini PC utilizzando questa tecnologia, ma anche dove riesce ad arrivare con la semplice forza bruta. Il buon vecchio metodo di riprodurre un gioco con il massimo della risoluzione e degli effetti grafici. Ovviamente oggi non sto a farvi vedere i titoletti più leggeri di Steam perché è assolutamente inutile, passiamo direttamente alla ciccia, partendo comunque da un genere che non è troppo pesante, come per esempio i picchiaduro in 3D. In questo caso stiamo giocando a 60 frame per secondo fissi perché purtroppo non ho trovato l'opzione sul menu per sbloccarli, a The King of Fighters 15, stiamo riproducendo il gioco a 1080p a livello software, ma poi con l'upscaling lo stiamo giocando addirittura in 4K in questo caso. Purtroppo l'immagine che vi sto mostrando, ragazzi, non renderà molto perché io comunque i video su YouTube li posto in Full HD ancora. Con il tempo vedrò se mostrarvi anche il mio faccione in 4K, per adesso andate sulla fiducia. Comunque giocando a questo tipo di livelli abbiamo il frame rate fisso massimo e una temperatura che rimane sotto i 50 gradi, quindi bassissima. E la cosa bella è che si ottengono gli stessi identici risultati, gli stessi 60 frame per secondo fissi, anche se in realtà aumenta la temperatura fino intorno ai 70 gradi, giocando a Tekken 7 in 4K. Questa, ragazzi, è la risoluzione effettiva, non c'è FSR attivo. Come potete vedere è fluidissimo, non c'è il minimo lag, il minimo glitch, ma la vera differenza è il TDP. Qui cominciamo a sforzare un bel po'. Siamo intorno ai 110 watt di potenza erogata. Provando invece dei titoli con ambientazioni un po' più dinamiche in cel shading, arriviamo a giocare fino a 230 fps con una temperatura intorno ai 70 gradi. E se io adesso vi dicessi, secondo voi a che risoluzione nativa sta girando quel gioco? C'è l'FSR attivo che lo porta in 4K, ma da che risoluzione sarà partito questa volta? Qui, nel caso di Risk of Rain 2, siamo addirittura a 720p, ancora più bassa del Full HD. Ma non sono soltanto questi titoli con una grafica un po' più leggera che danno delle buone performance, perché riusciamo a giocare addirittura a Final Fantasy VII Rebirth a oltre 60 frame per secondo, temperatura sempre intorno ai 70-75 gradi, in Full HD con upscaling attivo. Come sapete, Final Fantasy VII Rebirth è uno dei giochi più pesanti perché ci sono sia ambientazioni gigantesche che combattimenti frenetici. Noi in questo caso stiamo vedendo proprio quello, perché poi quando invece ci troviamo nella sezione open world i frame per secondo aumentano, ma comunque anche in situazioni frenetiche guardate che cacchio i risultati che otteniamo, che
non scendiamo praticamente mai sotto i 60 frame per secondo e soprattutto che qualità grafica abbiamo tra le mani, perché io ragazzi qui ho lasciato la qualità delle texture e tutte le varie impostazioni grafiche in modalità alta e come potete vedere i risultati sono veramente simili a quelli di una PlayStation 5 se non superiori. Ma l'apoteosi dell'FSR, e io in questo ci speravo sul serio, è proprio su Doom Eternal, titolo che gira quasi fisso sopra i 150 frame per secondo, con temperature che anche qui sono intorno ai 75 gradi, nonostante stiamo viaggiando intorno ai 120 watt TDP, quindi immaginate che siamo quasi al massimo della potenza del mini PC, ma comunque abbiamo una temperatura che per quanto riguarda il gaming è ancora abbastanza contenuta. Ma questo titolo in realtà sta girando a 640x480 pixel di risoluzione. La scheda grafica sta praticamente facendo nulla. A 640x480 ce lo scalavo io nel 2007, quando ancora facevo l'università, che non mi giravano i titoli. Ma adesso è ora di fare sul serio. Vediamo invece come si comporta senza FSR con la risoluzione nativa. Partendo da uno dei miei sparatutto preferiti, dove giocando in Full HD riusciamo a stare sopra i 100-110 frame per secondo e 70 gradi di temperatura, mentre in 4K, aumentando di poco la temperatura, riusciamo a giocare intorno ai 45 frame per secondo. Non sarà adatto ai professionisti e ai giocatori di sparatutto in prima persona, però come si può vedere il titolo risulta comunque giocabilissimo nonostante la risoluzione e tutti gli effetti grafici attivi. E anche Stray, titoletto notoriamente pesante se si attiva tutto quanto, in Full HD riesce a girare in maniera tranquillissima tra i 90 e i 120 frame per secondo, perché Stray comunque è molto scalabile, dipende molto dagli ambienti dove vi trovate, mentre riproducendolo in 2K riusciamo comunque a mantenere un frame rate ballerino tra i 60 e gli 80 fps. Passando invece a quelli un po' più cazzutelli, scusate il termine, andiamo al nostro solito Alien Fireteam Elite, il titolo più strano è la storia per tutte le risorse che consuma, non si sa perché sia così pesante. Comunque in Full HD riusciamo ad avere un frame rate più o meno tra i 90 e i 110 frame per secondo, anche lì dipende dal momento, se avete 1000 nemici contemporaneamente sullo schermo oppure se state semplicemente esplorando la mappa. E passando in 4K i frame si riducono tra i 60 e i 70, mantenendo però una temperatura sempre intorno ai 70 gradi, che per uno sparatutto in terza persona è comunque a mio parere un risultato ottimo, perché alcuni li potete far girare anche a 30 frame per secondo e risulteranno comunque giocabilissimi. Visto che volevo farmi del male, ci sono stato delle ore e ore a fare i test su questo affare, ci ho passato anche Space Marines 2 e qui come sapete a volte arrivano delle orde con centinaia e centinaia di nemici, e infatti tenendolo in Full HD il range degli FPS è abbastanza ampio, ci muoviamo tra i 60 e gli 80-85 in base appunto al numero di nemici sullo schermo, e portato in 4K la differenza qui si sente davvero. Generalmente riusciamo a giocare anche a 45 fps, 40-45, nei momenti proprio che la mappa è strapiena di mostri e dovete falciare a destra e a sinistra senza nemmeno guardarvi intorno, lì scendiamo anche intorno ai 25-28. Personalmente lo reputo ancora accettabile come risultato, però è vero che Space Marines 2 ha molte situazioni dove ti arrivano orde di nemici che in momenti coprono addirittura lo sfondo. In questo tipo di titoli forse vi consiglio quantomeno di scendere intorno ai 2K, se proprio volete l'esperienza perfetta portatelo a 1080p. Cimentandoci invece con un po' di sana democrazia, ho voluto fare la prova con Helldivers 2, dove a 1080p, nonostante ci sia l'intera mappa di nemici che ti salta addosso, comunque sono riuscito a giocare sempre sopra gli 80 fps, addirittura ho superato anche i 100 in qualche situazione un po' meno caotica, con mia somma gioia perché non sono mai arrivato ad avere un dispositivo con simili prestazioni su questo dannatissimo titolo, mentre in 4K è vero le prestazioni peggiorano, ma riusciamo comunque ad avere un frame rate che non scende mai sotto i 30,
nonostante il numero di nemici e di animazioni presenti sullo schermo. Quindi anche qui personalmente io preferisco giocare con un po' di grafiche meno e più velocità, però se qualcuno se lo vuole vedere con una buona risoluzione sul suo televisore potete anche qui tranquillamente attivare i 4K e godervi comunque il titolo. E arriviamo alla fine con il titolo più odiato da tutti i benchmark, ovvero Cyberpunk 2077. In 1080p riusciamo a giocare sempre intorno ai 70-80 frame per secondo, dopo qui ovviamente dipende dalla situazione, però raramente scendiamo al di sotto. E vi ricordo che anche in questo caso ho attivato le impostazioni grafiche alte e passandolo in 4K qui scendiamo intorno ai 30 frame per secondo. Ci sono dei momenti in cui riuscite ad ottenere di più, però in realtà non è neanche mai sceso sotto questa soglia. Un titolo del genere dove a differenza di Helldivers non devi preoccuparti di distruggere l'intero sfondo dello schermo che sta venendo verso di te, io qui a Cyberpunk vi consiglierei volendo di mantenere anche i 4K di risoluzione, perché comunque in tutti i giochi che abbiamo visto finora la temperatura non ha mai sforato gli 80 gradi, anzi in realtà è stata quasi sempre intorno ai 75 massimo, che è un risultato fenomenale pensando alla risoluzione a cui stiamo riproducendo il gioco nativamente. Ed eccoci arrivati alla fine. Io so di avervi fatto salire una scimmia atomica per quest'affare, ma c'è un motivo se ho voluto recensirlo. Il fatto che abbia 120 watt di TDP. Vi ricorda vagamente qualcosa per sentito dire? È più o meno, poco più in questo caso, la potenza che hanno promesso di inserire all'interno della Steam Machine. È vero che poi ormai con la questione della RAM ci sono i ritardi eccetera, forse cambieranno idea, non lo so, però bene o male siamo a quei livelli. E quindi immagino sarete tutti contentissimi perché dite ok, se una Steam Machine effettivamente riesce ad avere questo tipo di prestazioni, io me la compro volentieri perché riesco a fare gaming con praticamente tutto il catalogo, addirittura questa volta a risoluzioni anche con i controcoglioni. Sì, ma c'è anche un altro motivo per cui l'ho voluto recensire, che non vi piacerà affatto, ovvero il prezzo. Lui ancora non ha subito gli aumenti dovuti alla scarsità della RAM, perché comunque è presente da qualche mesetto, era già assemblato, quindi in quel momento ancora non c'era questo problema. Ok che non è la Valve, che è un'altra azienda, è quello che volete, ma attualmente una bestia del genere costa intorno ai 1.500 euro la versione da 64 GB di RAM, 1.800 euro la versione da 96 e 2.100 euro la versione da 128. Lo so, Boni, ve l'avevo detto che era la Rolls Royce dei mini PC. Costa un occhio della testa, so già quello che state pensando, in realtà costa quanto un fisso. Verissimo, non posso negarlo. Non di fascia alta perché prima dell'aumento dei prezzi una scheda video buona comunque costava parecchio. Adesso non ci pensate per niente in questi mesi di farvi un fisso perché è masochismo puro. Però tu dici a 1.500 euro io voglio una soluzione già pronta, senza che sto a dannarmi troppo l'anima, perché lo voglio tenere soprattutto in salotto collegato al televisore. Ok, ragionamento fila, però per una spesa del genere credo valga la pena anche utilizzarlo come vero e proprio computer. Te lo godi sotto ogni aspetto. Ma la mia paura legata a questo prezzo è che la Steam Machine, per quanto cercheranno di farla economica, se veramente avrà un hardware all'interno con prestazioni simili a questo che abbiamo visto oggi, io ci spero tanto, ma ho paura che intorno ai 700 euro non la vedremo mai. Nutro moltissima fiducia verso la Valve, ci spero comunque, ma obiettivamente, soprattutto in questo momento, secondo me il prezzo sarà abbastanza più alto. Non dico a questi livelli, ma neanche a quelli che avevamo preventivato all'inizio, quando ci fu il primo annuncio. Tornando a parlare di lui ragazzi, ovviamente non è una cosa che potete comprare dall'oggi al domani, è un investimento che dovete valutare bene perché comunque è un mini PC, la RAM è saldata, l'unico componente che potete cambiare nel tempo è la memoria interna, non ha la scalabilità, la possibilità di sostituire i componenti e quindi di farlo durare per più anni che ha un fisso.
Come Pro, come ben sappiamo, soluzione già pronta, occupa poco spazio, perfetto sia per il salotto, per il televisore, che se lo volete utilizzare anche sia come PC che come macchina da gaming. Le tasche sono le vostre, fate come cazzo ve pare. Io da informatico sono contentissimo di averlo provato, perché mai avrei pensato di avere tra le mani un dispositivo con una grafica integrata che mi permettesse di arrivare a questi risultati, perché ragazzi abbiamo giocato con alcuni dei titoli più pesanti del catalogo Steam in 4K. Quando cazzo mi ricapita su sto canale, e devo trattarlo anche come una reliquia perché devo anche ridarlo indietro. Mannaggia la miseria. Quello che da tecnico vedo di positivo è che stiamo veramente migliorando la tecnologia anche miniaturizzata, perché performance e soprattutto temperature del genere dentro ad una scatola che è grande appena la metà di una PlayStation 5 per me fino ad oggi era quasi fantascienza. Invece sono stato contentissimo di constatare che è una cosa reale, purtroppo a caro prezzo, però reale. Se in questo momento non ci fosse stata questa devastante crisi delle RAM, probabilmente già da qui a un anno avremmo visto dei cali di prezzo molto importanti, che a questo punto potevano anche farci fare quel maledetto passo. Però visti i tempi e i dubbi attuali, ragazzi, non vi dico che i prezzi aumenteranno in questo caso, ma siamo lì, Ipotizzo, perché non sono Nostradamus, che secondo me ci salverà un'azienda, probabilmente cinese, che si metterà nel mercato da grande big e che produrrà soltanto le RAM per il mercato consumer. Cioè se ne fregherà di quei cazzo di data center, prima o poi capiranno che ok che hai istruito l'intelligenza artificiale, ma la RAM serve anche a noi altri, e si ciuccerà quasi il monopolio dell'industria per l'elettronica di consumo. È vero che adesso le aziende che punteranno su intelligenza artificiale, sui data center, avranno dei guadagni assurdi, ma secondo me piano piano nel tempo questa cosa, forse una volta che avrai istruito tutte le tue varie intelligenze artificiali, andrà un po' scemando e forse tornerà invece in voga il mercato dell'elettronica di consumo. Io lì v'aspetto, perché io mi ricordo chi ha tradito, maledetti. Non faccio nomi, ma lo sapete anche voi. Bene ragazzuoli, spero vi sia piaciuto questa scimmia di inizio anno. Ve lo dico da subito, non so se ce ne saranno di così grandi. Beh, oddio, tra poco arriva la Retroid Pocket 6. Vabbè, non di così costose facciamo. E spero vi sia piaciuto il video e la recensione, e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!